Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questi alberelli di Natale segnaposto ad uncinetto. Io li ho pensati come segnaposto e quindi ho aggiunto il nome della persona, ma ovviamente può essere utilizzato anche semplicemente come decorazione natalizia. Io li utilizzerò come segnaposto per il pranzo di Natale e ogni commensale poi si porterà a casa il proprio alberello. Nel tutorial vi spiego come farlo di diverse dimensioni, più allungato o un po' più tozzo come questo. Io ho deciso di decorarli in questo modo, ho utilizzato delle perline dorate in 3 misure diverse. Queste grandi sono da 8 mm, queste da 5 e queste da 3. E sulla punta ho messo una stellina di balsa incollata con la colla a caldo, ma ovviamente ognuno poi decorerà questi alberelli come preferisce. Quindi li possiamo personalizzare come vogliamo e questo progetto è veramente semplicissimo, lo può fare anche chi è alle prime armi. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per realizzare gli alberelli ci serviranno un filato, io ho utilizzato un misto lana da lavorare con un uncinetto da 4 mm e l'ho utilizzato in 2 colori, una forbice, un ago da lana, un uncinetto da 3 mm e per decorare ho utilizzato delle perline di varie misure, ago e filo da cucito e una stellina di balsa. La struttura di questi alberelli è veramente semplice. Ho pensato di fare dei dischi partendo dal più grande sotto e poi facendoli sempre più piccoli e di sovrapporli uno all'altro. E in questo modo creiamo il cono dell'albero. Quindi ora vediamo insieme lo schema del disco più grande e del bordo e poi vi spiego come fare anche tutti gli altri. Per il disco 1, che è il più grande, iniziamo da un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavorati i 6 punti, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale e quindi vi consiglio di marcare l'inizio del giro con un filetto o con un segnapunti. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti, quindi 2 punti in ogni punto. E termineremo il giro con 12 punti. Nel terzo giro lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel quarto giro lavoriamo 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento, 2 punti nello stesso punto. E lavoriamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Ed ora vediamo come fare il bordo che sarà uguale per tutti i dischi. Nel primo punto lavoriamo un punto bassissimo, 5 catenelle, 3, 4, 5 e di nuovo un punto bassissimo nello stesso punto in cui abbiamo fatto il primo. E un punto bassissimo lo lavoriamo anche nel prossimo punto. E questa è la sequenza che ripeteremo per tutto il giro. Quindi rivediamo insieme, nel prossimo punto lavoriamo un punto bassissimo, 5 catenelle e un punto bassissimo. E lavoriamo un altro punto bassissimo nel prossimo punto. E ripetiamo questa sequenza per tutto il giro. Terminiamo anche l'ultima sequenza. Lavoriamo un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago da lana e nascondiamo attraverso la lavorazione.
e tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo anche la codina del cerchio magico. Questo che abbiamo fatto assieme è il disco più grande e lo chiameremo disco 1. Per il disco numero 2, che è un po' più piccolo, lavoriamo lo schema esattamente come per il disco 1 fino al giro 3 e per il disco 3 lavoriamo lo schema del disco numero 1 fino al giro 2 e terminati i giri completiamo tutti i dischi con il giro del bordo che è uguale per tutti i dischi. L'unica cosa che cambia è il numero di ripetizioni, ma la sequenza è uguale per tutti. Per il disco 4 prepariamo un cerchio magico e lavoriamo 10 punti bassi nel cerchio. 2 e 10. Lavorati i 10 punti bassi, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E il disco 4 è già terminato. Lo concludiamo con il giro del bordo che è uguale a tutti gli altri dischi. Per il disco 5 in un anello magico lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e un punto bassissimo nel cerchio. E ripetiamo questa sequenza in tutto per 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e un punto bassissimo. Lavorate le 5 sequenze, tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per lavorare il disco 6 iniziamo da un anello magico e questa volta l'ho lavorato doppio. Se non sapete come utilizzarlo o come farlo, vi lascio il link al tutorial nell'angolo qui in alto. Per il disco 6 lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto bassissimo nel cerchio. E ripetiamo questa sequenza in tutto per 4 volte. Lavorate le 4 sequenze, chiudiamo il cerchio. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo, molto lungo perché ci serve per cucire tutto l'alberello. Per fare l'alberello più grande ci serviranno 3 pezzi del disco numero 1, 3 pezzi del disco numero 2, 3 pezzi del disco numero 3, 2 pezzi del disco numero 4, uno del numero 5 e uno del numero 6. Mentre per l'alberello un po' più piccolo ci basteranno del numero 1 3 dischi, del numero 2 2 dischi, del numero 3 2 dischi, del numero 4 2 dischi, del numero 5 1 e del numero 6 1. Come vi dicevo la struttura è super semplice, dobbiamo solo mettere uno sopra l'altro i dischi e in questo caso teniamo il rovescio del lavoro, il rovescio verso l'alto e nel caso usiate 2 colori intercaliamo il colore più chiaro e il colore più scuro e intercaliamo anche le foglie, quindi non le mettiamo una sopra l'altra in questo modo ma così in maniera da riempire ancora meglio l'alberello. Partiamo dai più grandi e via via aggiungiamo tutti i dischi. In questo modo. Iniziamo a cucire dalla parte alta e cuciremo proprio entrando nel cerchio magico di tutti i pezzi. Quindi uno alla volta infiliamo l'ago nel cerchio magico. Sistemiamo i rami in maniera che siano alternati e quando hanno la forma che ci piace diamo un paio di punti entrando in questo modo per fissare la posizione. Attraversiamo di nuovo il cerchio magico
Non tirate troppo qui, altrimenti si schiaccia l'alberello e diventa molto piccolo. Deve essere solo fissato in maniera che non si spostino, perché se cuciamo solo nel cerchio magico, l'alberello potrebbe fare questo, e invece noi vogliamo che mantenga la forma, e quindi diamo alcuni punti anche sui lati, in maniera che la forma resti stabile. E quando siamo soddisfatti, torniamo nel cerchio magico fino all'ultimo disco e aggiungiamo altri dischi, sempre partendo dal cerchio magico. Sistemiamo i rametti e come prima diamo qualche punto attraversando i vari dischi. Magari adesso possiamo arrivare fino a qui per stabilizzare la forma. E quando abbiamo cucito bene questi dischi, torniamo sempre fuori dal cerchio magico e aggiungiamo tutti gli altri dischi. Sistemiamo i rametti e cuciamo anche questi dischi come abbiamo imparato. E quando tutto l'alberello è cucito, facciamo un nodino, non nell'ultimo disco, altrimenti si vede, appena sopra qui. E nascondiamo. Nascondiamo anche il filo del cerchio magico dell'ultimo dischetto e tagliamo. E questo è l'alberello che abbiamo ottenuto. Avendo messo i dischi al rovescio, cioè lasciando il dritto sotto, naturalmente tutti i rametti, quindi tutte le catenelle, tendono a scendere e dare la forma proprio perfetta all'alberello. Io per decorare i miei alberelli ho scelto queste perline dorate, ma ovviamente possiamo utilizzare qualunque tipo di perlina o decorazione. Ho infilato un ago con del filo da cucito verde in maniera che non si veda e cominciamo semplicemente a cucire le perline nei punti che preferiamo. Io preferisco cucirle tra un rametto e l'altro in maniera che si veda il meno possibile che è una perlina. Non tiriamo troppo il filo, altrimenti si arriccia tutto, diamo il giusto spazio al filo e alle perline e andiamo avanti divertendoci a decorare tutto l'alberello. E quando siamo soddisfatti facciamo un nodino e nascondiamo il filo. E come ultimo dettaglio incolliamo la stellina sulla punta. Io ho scelto di incollarla con la colla a caldo, ma voi potete incollarla come preferite. Mettiamo poca colla sulla punta. E incolliamo la stellina. E teniamo premuto per qualche secondo.
questo è il risultato. Per le targhette segnaposto ho cercato delle immagini su internet e in particolare mi sono piaciute queste 3. Le ho scaricate e ho aggiunto il nome della persona e poi semplicemente le ho ritagliate e incollate con un po' di colla in stick, questa, ad uno stuzzicadente, e questi li inseriamo nei nostri alberelli e il segnaposto è pronto. E anche per oggi abbiamo terminato. Come promesso è un progettino veloce e semplicissimo da realizzare. Le quantità di dischi che vi ho dato sono per fare queste 2 misure, ma come avete capito potremmo farli anche molto più grandi, continuando ad aumentare i dischi. Quindi, per esempio, nel disco più grande abbiamo terminato con il giro 4 facendo 2 punti un aumento, ma avremmo potuto realizzare dei dischi ancora più grandi lavorando un giro in più in cui lavoriamo la sequenza 3 punti un aumento e poi 4 punti un aumento e così via. In questo modo potremmo ottenere degli alberelli molto più grandi. Oppure al contrario potremmo iniziare dai dischi più piccolini e ottenere un alberello ancora più piccolo. Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver scelto di vedere anche questo tutorial. Spero tanto che vi sia piaciuto e che questa idea vi possa essere utile. Aspetto i vostri commenti qui sotto al video e come sempre le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me nella mia pagina Facebook o in Instagram. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri di buone feste. Noi ci vediamo nel prossimo tutorial e nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!